Capitolo settimo. Parte 29. Silenzio sul nome. La situazione. Forse, non c'è stanchezza più profonda di quella data da un evento lungamente atteso e poi vissuto con qualche difficoltà. Questo può spiegare il fatto che, non appena l'Israele dei Reduci poté godere di una relativa pace dal V al III secolo, apparve in Palestina un libro lucido e freddo, dominato dal sole e dal vento, dove non è mai nominato Yahweh. È il Coelet. Per il suo pessimismo dotato d'un equilibrio morbido e sfuggente, il libro costituì un problema per la sinagoga ebraica, la quale, dopo qualche esitazione, decise di annoverarlo fra i libri ispirati del canone palestinese soltanto verso la fine del I secolo della nostra era. Anziché una filosofia della vita, il Coelet rappresenta un'epoca di crisi spirituale, succeduta alla cessazione della profezia in Israele. È l'epoca in cui alla voce di Yahweh si sostituisce la riflessione del saggio. In Malachia, ultimo dei profeti biblici, potremo raccogliere qualche eco dell'ambiente spirituale entro cui maturò l'impostazione stranamente tranquilla di questo spaventevole e insieme raffinato libro biblico. All'epoca suddetta correvano in Israele voci come queste. Chiunque fa il male è come se fosse buono agli occhi del Signore, e in lui egli pone la sua compiacenza. O ancora, ma dov'è il Dio della giustizia? Malachia 2,17. E soprattutto il coro seguente. È inutile servire Dio. Che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? E invece dobbiamo proclamare beati i superbi che, pur facendo il male, si moltiplicano e, pur provocando Dio, restano impuniti. Malachia 3,14-15. Si direbbe che, mentre il profeta respinge sdegnosamente queste voci, Coelet vi costruisca una risposta sul piano della riflessione, sinceramente religiosa ma finemente ironica. Il saggio succede al profeta, l'investigazione all'annunzio, la pigra bonaccia al vento che gonfia la vela. Non c'è tempesta in Israele, ma nemmeno si naviga. In mezzo ai misteri dell'esistenza, il Coelet guarda di continuo il giro dell'orizzonte, ma non dimostra di scorgere una direzione e forse nemmeno vi aspira. Egli non rifiuta nulla alla mano di Dio, ma nemmeno chiede nulla. Il suo è lo smarrimento di chi sente che il problema della vita è appunto egli stesso. Geremia, ad esempio, di cui conosciamo le imprecazioni alla sua sorte di profeta maledetto, non sarebbe mai sceso a patti con una così signorile e contenuta disperazione. Il problema della vita, che nella tragedia greca assume i toni di un processo fatto al destino o alla iniquità della storia, all'autore del Coelet suggerisce una meditazione guidata da una discrezione timorata, la quale se da un lato evita il conflitto con la divinità, dall'altro però accresce la ragionevolezza della disaffezione. Insomma, del dono della vita Coelet fa una critica educata, ma non per questo meno amara. Infatti invita chiunque a godersela per quello che è, ma non spende una parola per pregare Dio di dilatarla. Egli ignora del tutto la confidenza e la speranza che ritroviamo anche nei salmi più cupi. Coelet è un aristocratico della situazione, sia nel bene che davanti al dolore. Nel suo salotto interiore c'è una luce vaga, come quella dei momenti in cui il giorno pare fermarsi. E, dopo una lunga e pacata conversazione, non sai se fuori sia sera o mattina. Un sapiente raffinato. In questo libro predominano il rispetto e la misura anche nel deprecare i mali, quasi fosse la radiografia di un Giobbe in salute. La sua mormorazione sul mistero della vita è raffinatissima e persino allegra, sapendo di non lasciarsi ingannare da nessuna finzione. Perciò chi avesse scambiato quest'opera per un libro spiritualmente anemico, oppure lo volesse coinvolgere con una moda decadente di pensare e di sentire, cadrebbe nell'errore di coloro che giudicano un'opera dopo averla spogliata della situazione storica che l'ha vista nascere. Nella storia della salvezza, Coelet è la coscienza del tempo e ha il coraggio di esserlo. Nella disamina dei molti dolori che affliggono la vita umana, egli ravvisa come unico male il limite e la fugacità. Ignora le prospettive teologiche di sfondo entro cui il Genesi inquadra l'esistenza umana a causa del peccato originale e tuttavia nella sua meditazione non s'affacciano né l'accusa contro Dio né l'aspirazione.
nessuna indignazione per la vita, fuorché un signorile disdegno per la stollezzà di chi guarda e non vede, per la vanità di coloro che creano progetti e si costruiscono edifici sulle sabbie del tempo. Certamente, se questo libro, anziché lo sfogo d'un saggio sulle follie della vita, fosse stato il vademecum d'una civiltà, la terra non sarebbe giunta nemmeno alla locomotiva. Ma sotto questo aspetto il Coelet è il libro più ecologico della Bibbia. Il concetto espreso nel libro della Genesi, soggiogate la terra, vi è assente, il lavoro che è considerato come l'inevitabile alternativa all'indagine. Perché molta sapienza molto affanno. Chi accresce il sapere aumenta il dolore. Coelet 1,18. Lo pervade da capo a fondo una malinconia illuminata, tutt'altro che soave, tagliente e riservata, mai sdegnosa o insofferente, mantenuta su un tono avveduto e altamente distaccato dal suo tema. Non conosce né la protesta né il ripiegamento elegiaco. Chi ve lo ha scorto, lo ha letto una sola volta o vi ha fiutato i propri pensieri. Nessuna contestazione della vita è stata più radicale e più serena di questa, fatta dinanzi a un Dio che è sostituito dalla sua stessa misurata provvidenza. Coelet è un tremendo discorso su questo mistero. E tuttavia, se è stato riconosciuto come libro ispirato, si deve indurre che Dio parla anche attraverso la stanchezza di vivere e di credere, quando un sano pessimismo non tolga però all'animo la perseveranza di vivere e di credere. È un atteggiamento spirituale che nella Bibbia ha un riscontro in certi salmi, e soprattutto nel Salmo 90, un vero capolavoro di sapienza sull'esistere e sull'operare senza illusioni e senza ignavia. Va ricordato però che i salmi godono delle energie della preghiera, per la quale non c'è enigma umano che non venga fatto lievitare da una fiducia incrollabile, mentre in Coelè manca qualsiasi accento di preghiera e anche ogni accenno a questa genitrice della speranza. Il pensiero di provocare, con l'audacia del colloquio, un Dio buono e onnipotente nemmeno gli sfiora la mente. Qui Dio non è più l'essere a cui Israele parla, anzi, non è più nemmeno il Dio del patto e delle promesse. È questo il punto più oscuro di tutta la Bibbia, ben più tragico della tempestosa volontà di dialogo che scuote il libro di Giobbe. Coelè di quello che Dio dà non ringrazia, ma ne gioisce e gode con cauta soddisfazione. Per quello che Dio può togliere non c'è né benedizione né maledizione. Tutta la sapienza del vivere consiste nel non mendicare ragioni sulle condizioni della vita. È un segno che il Dio della rivelazione biblica viene considerato fuori dalla prospettiva della storia e la salvezza, totalmente al di fuori delle prospettive messianiche dei profeti, che l'autore sacro certamente non ignora, ma delle quali la sua riflessione non sente assolutamente bisogno. Tutto questo concorrerebbe a creare una vera incomprensione del libro, se dicevamo non si prestasse attenzione agli anni in cui venne scritto. I profeti dell'epoca dell'esilio, qualunque ne sia stata l'accoglienza, avevano acceso un gran fuoco nelle coscienze. La loro parola mancava di quella patina artigianale che rende preziosi i detti del saggio. Finché parlarono, la loro azione religiosa e sociale accelerava le stagioni dello spirito alla maniera con cui i grandi venti mutano il cielo. Con loro non si respirava, ma nemmeno si sonnecchiava sulle speranze. Il nome di Yahweh stava al centro del destino del suo popolo. In Coelet invece, opera del post-esilio, troneggia una specie di sabato del ritorno, quello delle promesse relativamente adempiute, le quali, come dopo ogni traguardo, freneranno la tensione delle attese. Nel Coelet Yahweh sembra occultato dalla sua stessa fedeltà. Tra Yahweh e il suo popolo si intromise allora il suolo recuperato, la comunità restaurata e forse anche il culto. Israele incominciava a sentirsi solo con se stesso, piantato lì per vivere l'esistenza come il momento d'una apparizione. Il raggiungimento, ancorché parziale, di ciò che aveva agognato non lo tediava, ma gli insegnò a misurarne l'estensione e il valore. Fu allora che egli scoprì il provvisorio, simboleggiato dal vento. Tutto era buono e degno d'essere vissuto, ma appariva troppo poco, dopo che un Dio così grande aveva allenato Israele alle grandi visioni d'una nuova alleanza. Verso il nuovo Adamo. Coloro che hanno accusato di incerta fede questo misterioso autore non hanno tenuto conto del fatto che il pessimismo del libro nasce dalla pressione operata dalla conoscenza del Dio dei profeti, la quale fa da sfondo sottinteso a tutta la trama della meditazione. Dopo l'adempimento delle promesse sul grande ritorno, fra Dio e il suo popolo resta sospeso il significato dell'esistenza umana.
Ora che Israele ha purificato il sangue della stirpe dopo le leggi della restaurazione al tempo di Esdra, ora che risiede indisturbato nella sua terra e al tempio e il libro della sua fede, quale valore ha l'esistenza guidata da una simile rivelazione, dal momento che, nel suo limite, la vita non differisce molto da quella dei pagani e persino da quella delle bestie? Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, muoiono quelli. C'è un soffio vitale per tutti. Non esiste superiorità dell'uomo rispetto alle bestie, perché tutto è vanità. Tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna in polvere. Coelet 3. Pare che Coelet rinunci a chiedergli che sia, nemmeno la speranza di sopravvivere decentemente oltre la morte. L'aldilà è buio e nessuno sa quale sarà la condizione della coscienza personale, si sa soltanto che si entra nell'oltretomba dopo un giudizio. Quello che è certo è che non vi sarà più il sole, che per Coelet è il grande testimone e una specie di giudice delle vanità umane. Sebbene spettatore impassibile, il sole è l'unico profeta presente nel libro, dove Dio non interviene mai, e tanto meno si spiega. Il sole resta il testimone dell'immutabilità delle leggi divine e anche il segno della liberalità delle medesime. Egli può prevedere quanto avverrà, sulla garanzia di quanto ha già visto. Sotto di lui la circolarità delle leggi che regolano l'esistenza chiude gli orizzonti della storia in una tiepida e accettata disperazione. Come quando ci si siede stanchi, del sole che splende Coeleti serve soltanto per meditare sulla propria ombra. Ebbene, questa situazione scopre una delle forze per cui Israele fu il popolo dell'elezione, ed esalta la sua veracità. Egli, cioè, può vivere di forze attive esclusivamente soprannaturali, finché Yahweh cammina alla testa del suo popolo, come durante l'Esodo o nel tempo dell'esilio, Israele ricarica se stesso, la storia lo elettrizza. Invece quando Yahweh gli dispensa una vita tranquilla, sotto la sua vite e il suo fico, gli assicura i beni della ricostituita comunità religiosa, allora Israele intristisce e diventa pari a qualsiasi altro popolo, sia per la concezione della vita e la valutazione finale dei beni, che per la stessa rassegnata accettazione dei mali. L'obiezione evidente fu avvertita da uno scriba che volle indicare, con un breve epilogo apposto al libro, da quale visuale esso andasse letto e meditato. Conclusione del discorso. Dopo aver ascoltato ogni cosa, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto per l'uomo. Infatti, Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, in bene o in male. 12,13-14. Oltre a essere un avvertimento, è chiaro che la stringatezza dell'epilogo vuol concludere una penosa e forse irresolvibile questione. Del resto non vi manca nemmeno una garbata critica di tutta l'opera, quando osserva che comporre dei libri è un lavoro senza fine e il troppo riflettere logora la vita. 12,12. Per questo epilogo, potremmo paragonare il libro del Coelet a una piramide rovesciata, la quale per ragioni di equilibrio teologico deve necessariamente poggiare sul suo vertice, la conclusione appunto. Chiediamoci ora come mai durante questa signorile meditazione non soltanto non venga mai menzionato Yahweh, il nome dell'alleanza sinaitica, ma non si allude nemmeno a qualcuno degli insegnamenti della storia della salvezza, a nessuna delle aspirazioni contenute nei Salmi. L'unico accenno all'Israele dell'alleanza è implicito nella menzione del saggio, autore del libro e considerato figlio di David. Ebbene, avremmo già risposto quando abbiamo fatto notare che l'eclissi del nome e della sua opera in mezzo al suo popolo non è il segno d'una fede incerta, ma un punto di partenza, come quando la notte e il giorno sono in bilico sul momento dell'alba. Quello che invece merita una più attenta valutazione è il fatto che Coelet ignora del tutto la preghiera, della quale Israele era intriso. Dinanzi al mistero, la filosofia ellenistica contemporanea indagava servendosi della ragione come di una possibile chiave, mentre tutto l'Israele biblico concepiva il mistero come il segno luminoso della presenza del suo Dio, infinito e buono. Soprattutto dai Salmi sappiamo che in quel punto Israele, tutt'altro che respinto da ciò che lo supera, ne sa parlare al suo Dio, e se non giunge alla penetrazione del mistero, dimostra però di conoscere la bontà e la misericordia del Dio che gli si è rivelato. Il Salmo 88, ad esempio, posto sulla medesima linea di Coelet nella considerazione della miseria umana, pur non conoscendo la sorte ultraterrena dell'uomo, nella più profonda tenebra può dire a Dio: Tutto il giorno ti chiamo, Yahweh, verso di te protendo le mie mani.
Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Yahweh, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. È come se il salmista dicesse: a me è sufficiente conoscere te. So che mi ascolti. Coelet non lo fa, perché egli concepisce Dio come una legge, buona e attiva, ma senza gloria e senza iniziative esterne ad essa, in definitiva, un Dio fuori dalla storia, dove invece la libera iniziativa dell'uomo aspira al bene e sa creare clamorosamente il male. Soprattutto l'assenza di ogni spunto derivato dalla storia della salvezza fa di questo libro il negativo degli interventi che per mezzo dei profeti Yahweh aveva operato in mezzo al suo popolo. Le dicerie avanzate sulla severità di Yahweh verso il popolo della elezione, quelle sulla inequanime giustizia divina nei confronti dei buoni e dei cattivi, le proteste sull'inutilità della conversione e della penitenza che Malachia riferisce, dimostrano che Yahweh ha voluto mettere alla prova Israele con un momento di tregua. Per mezzo dell'opera di un saggio ha voluto dimostrare a Israele che cosa diventi un Dio senza premure, senza la sua terribile gelosia, senza le sue collere, senza l'ardore della sua ira. Liberato dall'oppressione dell'amore, ora Israele sta seduto in mezzo alla sua pace, minato dalla malattia d'esistere, fra i beni agognati che peraltro accrescono il suo isolamento. In questa condizione anche la sapienza, la scienza e la gioia che Dio dispensa, sono vanità e un inseguire il vento, vedi Coelet 2,26. La tattica di questo temporaneo occultamento di Yahweh non venne compresa da Israele. Il ritmo di incontri e di assenze, che fa del Cantico dei Cantici il libro della pedagogia divina all'amore, ha fatto credere a Israele che Yahweh avesse concluso l'opera sua. Già il posto del Coelet nel catalogo ebraico dei libri biblici conclude praticamente l'antica rivelazione. Quindi il dramma di questo libro è quello di non essere stato capito nell'ordine a lui assegnato nello sviluppo della rivelazione, e cioè, prima di mandare il Messia, Yahweh voleva educare Israele ad aver bisogno d'uscire dall'antica legge, come osserverà San Paolo. La promessa d'un Salvatore, compimento della rivelazione e redenzione dal peccato e da tutto ciò che esso produce nell'ordine del provvisorio, era un frutto verso cui bisognava stendere la mano. Far questo toccherà al novello Adamo. In fondo, chi pagò il sospetto della limitatezza delle iniziative di Yahweh fu proprio il suo nome e, vogliamo dirlo, anche il sapiente di cui Dio si è servito per tacerlo.